Il viaggio alla riscoperta degli Etruschi delle città passa attraverso i volti di quelle metropoli che compongono il paesaggio urbano dell'Alto Lazio, l'antica Etruria meridionale. Un viaggio che parte da lontano, da quello stuolo appassionato di artisti, scrittori, poeti del Grand Tour, che per primi a partire dal Settecento si aggiravano nei luoghi etruschi e si calavano avventurosamente nelle tombe, alla riscoperta di questa antica civiltà rimasta sepolta e muta per secoli. Proprio in questo territorio si coglie la spinta iniziale verso la definizione del paesaggio urbano. Vulci, Tarquinia, Cerveteri possono ritenersi le più antiche città dell'Occidente mediterraneo, di quella parte meridionale dell'Etruria compresa tra il Fiora e il Tevere, che custodisce un patrimonio archeologico straordinario, frutto di un felice connubio fra natura e archeologia, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'urbanesimo antico. L'eredità trasmessa dagli Etruschi è imponente e costituisce la risorsa culturale primaria e il segno dell'identità visiva di questa parte della regione. Archeologia e natura creano nel comprensorio delle tre città d'Etruria un unicum indissolubile. Il paesaggio di queste zone è segnato da secoli di storia, etrusca, romana, medioevale, fino all'epoca moderna, ma la traccia etrusca è senza dubbio quella dominante. In questa terra i monumenti lasciati dagli Etruschi e il paesaggio si sovrappongono magicamente. Si confondono in un continuo rimando ritmico fra le sagome dei ruderi e i colori della terra. Il gioco del tempo si interpone all'attualità. Il mito sembra riemergere nella natura. Cerveteri, Tarquinia, Vulci spiccano per il loro precoce sviluppo storico e culturale. Ogni città con il suo territorio offre nell'arte un volto peculiare che la distingue dalle altre. Cerveteri nell'architettura, Vulci nella scultura, Tarquinia nella pittura. Le metropoli dell'Etruria meridionale ci appaiono con chiari tratti di originalità e identità culturale che caratterizzano per secoli le produzioni artistiche locali, a carattere prevalentemente funerario. La natura è sempre protagonista, anche quando non appare direttamente ed è semplicemente riecheggiata o allusa negli affreschi delle tombe ipogee. Il paesaggio dipinto nelle tombe non è soltanto un paesaggio reale, ma anche un paesaggio immaginario, che all'interno dei quadri di vita rappresentati ne esprime la poesia e l'incanto. Nel sud dell'Etruria emerge presto un'aristocrazia potentissima che accumula profitti, governa le comunità locali e gestisce le relazioni internazionali con l'ambiente greco e levantino. L'affermazione di specializzate botteghe artistiche emerge dall'osservazione di autentici capolavori che testimoniano l'elevata perizia tecnica raggiunta dalle equipe di artigiani etruschi.
Le tre città d'Etruria sono luoghi culturalmente importanti sin dall'inizio del primo millennio a.C., approdo di maestranze straniere e di prodotti di altissima qualità realizzati in botteghe fenicie, egizie e greche che generano immediatamente un'attività artigianale locale di alto livello. Dalla Grecia e dall'Oriente giunge l'impulso alla crescita della civiltà etrusca, attraverso il mito letto sulla superficie dei vasi dei grandi ceramografi greci e attraverso l'apprendimento delle tecniche capaci di dar vita agli straordinari tesori dell'arte etrusca, esibiti nelle dimore dei principi e sapientemente elaborati negli atelier di quelle che diventeranno vere e proprie città dell'oro.